Ciao, buongiorno. Oggi mi vedi qui in questa posizione un po' particolare perché voglio fare un test. Lo stavo già facendo, però poi mi sono detto, ma perché non farlo e farlo vedere anche agli altri? Allora, questa è la mia scrivania, fra un po' muovo la videocamera in modo che tu la veda meglio. Questa qui è la mia scrivania e come sai c'è il Rodecaster, c'è la videocamera, la macchina fotografica e quant'altro. Dopo ti faccio vedere nel dettaglio le varie cose. Che cosa succede? Succede che voglio avere un audio migliore quando faccio i webinar, quando faccio i corsi di formazione, ma anche le dirette. Benissimo, quindi che cosa mi sono detto? Io finora stavo usando questo, vedi? Questo è il Rode VideoMic Pro, non è la versione Plus, quindi Rode VideoMic Pro. Quello alimentato a batterie, dietro non so se riesci a vedere, c'ha un attenuatore da 0, meno 10, più 20 e poi c'è un filtro passalto. Ok, questo microfono qui, io fino a qualche giorno fa ce l'avevo montato, non so se riesci a vedere, proviamo, ce l'avevo montato qui. C'è quest'asta davanti, mannaggia. Proviamo, aspetta a spostare, spero di non far troppo casino. Ok? Va bene. Allora, proviamo ad abbassare, non fa niente che non mi vedi. Non fa niente che non mi vedi benissimo, io mi abbasso, non c'è problema. Allora, che cosa succede? Ok, che cosa succede? Avevo questo montato qui al posto del Samsung C02 che ho appena rimontato, perché mi sono detto, eccomi, c'ho un sacco di microfoni, ma siamo sicuri che questo sia il microfono migliore in quella posizione, in questo ambiente per permettermi di fare i webinar? Siccome ho anche il C02, perché non utilizzarlo? E quindi ho fatto un po' di test. Ti va di farli di nuovo insieme? Io adesso conosco già il risultato, però insomma voglio farli insieme a te. Allora, le alternative sono due. Ho due microfoni, quindi il Samsung C02 e il Rode VideoMic Pro. E ho due posizioni dove mettere i microfoni. La prima è quest'asta. È un'asta microfonica che ho inserito, non so se riesci a vedere, dietro la scrivania. Ok, e posso orientarla. Diciamo, questo è l'altezza e l'orientamento più corretto, almeno ho fatto dei test. E poi ho questo, che è un braccio articolato che viene fuori, è attaccato al mobile lì dietro, viene fuori dietro al monitor e posso attaccargli il microfono. Provo a spostarti anche questo. Ok, forse. Aspetta, proviamo a togliere. Ok, molto meglio adesso. Ok? Lo so che c'è questo braccio in mezzo, però non so come fare, già così sto impazzendo. Allora, voglio farti vedere anche delle registrazioni, va bene? Quindi proviamo, il microfono lì, proviamo a fare una registrazione col Samsung C02, simulando appunto un webinar. Quindi io mi metto qui seduto e proviamo a registrare. Ok, quindi... abbiamo detto Samsung C02, eccolo qui. Proviamo a registrare. Eccolo qua. Quindi non ti faccio vedere il video perché è inutile che apro Zoom, eccetera. Mi interessa l'audio in questo momento. Ok. Allora, la traccia che selezioniamo è questa. Ok, vai. Questa è una prova di registrazione col Samsung G02. In questo momento io sono davanti al mio monitor e lì c'è la videocamera, c'è anche la webcam, per cui posso fare i webinar in questa posizione, posso guardare questo monitor, quest'altro monitor e il microfono è montato lì. Ok, questo è il primo test. Perfetto. Abbiamo il primo test, va bene? Adesso, se tu sei d'accordo, io sposto il Samsung C02 e al suo posto, scusa, non so dove guardare perché il monitor della videocamera è lì, e al suo posto metto il Rode nella stessa posizione, ok? Allora, abbasso i volumi così tu non senti casino. Perfetto. Allora, registriamo. Questo è l'audio proveniente dal Rode VideoMic Pro. Anche in questo caso il microfono è nella stessa identica posizione del Samsung C02 e mi serve per vedere se parlando in questo monitor o anche in quest'altro monitor, quindi girandomi e muovendomi, l'audio resta comunque un audio decente e di qualità. Ok.
Perfetto, ho registrato i due audio. Perfetto. Voglio fare ancora però un test, dopo sentiamo tutto. Voglio fare ancora un altro test e il test è questo. Io ho messo entrambi i microfoni qui, ok? In quel posto lì. Ma se io li mettessi qui, come verrebbe l'audio? Suonerebbe meglio? Quindi mettendo entrambi i microfoni uno alla volta, ovviamente, in questa posizione. Proviamo. Ok, lo vedi il microfono? Sì, eccolo qua. Quindi è fuori inquadratura, non ti preoccupare del cavo, tanto poi le sistemo queste cose. È fuori inquadratura e fuori inquadratura quindi della webcam e della videocamera che ho lì e quindi posso provare. Ok, quindi torniamo nel canale quest'altro. Ok, e proviamo a registrare. Quindi questo è l'audio, questo qui è l'audio, ok? Proviamo a registrare, quindi molto più vicino a me che parlo. Proviamo. Questo è un test con il Samsung C02 messo in posizione molto più vicino rispetto a dove era precedentemente. È fuori immagine, quindi fuori frame rispetto alla videocamera e alla webcam, anche se magari posso aggiustarlo ancora un pochino, ma mi serve capire se questo microfono messo in un'altra posizione, quindi più vicino, riesce ad ottenere un suono migliore. Proviamo. Ok, fatto anche questo, adesso inverto i microfoni e metto il Rode qui. Ok, allora, adesso ho messo anche il Rode in questa posizione, non gli ho aggiunto la testa che si muove, quindi devo un attimo orientarlo perché in effetti... Ok, meglio così. Non preoccuparti del cavo così, ma è giusto per fare una dimostrazione veloce. Ok, quindi proviamo il Rode, in questo momento funziona, è attivo. È attivo? Sì, è attivo. Ok, proviamo. Quindi questo. In questo momento sto usando il Rode VideoMic Pro, messo nella stessa posizione del Samsung, più o meno, magari qualche millimetro di differenza, sempre fuori dall'inquadratura della videocamera e della webcam per capire effettivamente se suona meglio messo più vicino oppure no. Ora non ci resta che scoprirlo. Ok, abbiamo i nostri file, ok? Bene, che cosa... Provo ad alzarmi. Proviamo a... Ok, provo ad alzarmi, quindi ti dicevo, adesso ho i due microfoni registrati nelle due posizioni, quindi una un po' più lontano, più carina perché sta più lontano, quindi non dà fastidio, e la seconda posizione con sto coso in mezzo a sopra la scrivania, un po' più ingombrante, però magari funziona di più. Ok, adesso interrompiamo questa parte, ci trasferiamo nel computer e ti faccio ascoltare, metti le cuffie per cortesia, ti faccio ascoltare quale dei due microfoni suona meglio e quindi quale deciderò di tenere e in che posizione. Ok? Andiamo. Allora, proviamo a capire che cosa è successo. Allora, come puoi vedere qui, io ho... Allora, allontaniamo queste due tracce. Queste qui sono le prime due tracce, quelle che ho registrato con il microfono sopra il monitor. Ok, quindi proviamo ad ascoltarle. Allora, iniziamo dal Rode. Questo è l'audio proveniente dal Rode Video. Facciamo in questo modo, normalizziamole un attimo perché sennò diventa complicato da ascoltare. Meno 14, ok. Ok, facciamo lo stesso anche con le altre. Sto semplicemente normalizzando il volume. Dove sta? Me lo perdo sempre, eccolo qua. A meno 14 lufs. Eccolo qua, anche questo. Ok, fatto. Questo disattiviamo tutto. Allora, proviamo ad ascoltare il Rode. Questo è l'audio proveniente dal Rode VideoMic Pro. Anche in questo caso il microfono è nella stessa identica posizione del Samsung C02 e mi serve per vedere se parlando in questo monitor o anche in quest'altro monitor, quindi girandomi e muovendomi, l'audio resta comunque un audio decente e di qualità. Ok. Questa allora, è una prova.
Aspetta. Allora, nel frattempo ho diminuito un po' il volume perché andava in clip. Allora, proviamo a vedere se questo... in questo momento... No, ok. Allora, proviamo ad ascoltare il Rode e dopo ti faccio andare di default, te ne accorgerai in automatico, lascio un secondo di spazio, il Samsung C02. Io, come ti dicevo prima, ho già fatto questo test e proprio per questo mi è venuto in mente di rifarlo per farti ascoltare quello che ne è venuto fuori, perché probabilmente è molto utile anche per te. Quindi ascoltiamo prima il Rode e poi il Samsung. Semplicemente solo normalizzati, senza nessun effetto altro. Questo è l'audio proveniente dal Rode VideoMic Pro. Anche in questo caso il microfono è nella stessa identica posizione del Samsung C02 e mi serve per vedere se parlando in questo monitor o anche in quest'altro monitor, quindi girandomi e muovendomi, l'audio resta comunque un audio decente e di qualità. Ok. C02 adesso. Questa è una prova di registrazione col Samsung C02. In questo momento io sono davanti al mio monitor e lì c'è la videocamera, c'è anche la webcam, per cui posso fare i webinar in questa posizione, posso guardare questo monitor, quest'altro monitor e il microfono è montato lì. Ok, questo è il primo test. Allora, che cosa notiamo? Almeno quello che noto io con le cuffie, eccetera, che il suono del C02 è molto più definito rispetto al suono del... vabbè, sta ancora montato lì, del Rode VideoMic Pro, ok? Quindi il suono del Rode VideoMic Pro è più scuro probabilmente, ma molto meno definito rispetto a questo. Proviamo, vediamo se la senti anche tu questa cosa, ti faccio ascoltare un pezzetto del Rode. Sono nella stessa identica posizione del Samsung C02. C02? Lì c'è la videocamera, c'è anche la webcam, per cui posso Senti? fare i webinar in questa posizione, posso guardare. Ok? Quindi il suono è molto più definito questo del C02. E mi sembra veramente buono nonostante la posizione. Quindi dovendo scegliere quindi uno dei due microfoni da tenere sul monitor, a questo punto voto questo. Certo, dovendo fare delle live devo alzare un po' di più il volume, quindi probabilmente devo attivare sul Rodecaster Pro il noise gate, devo attivare un po' di cose, perché sennò dovendo alzare di più il volume lì forse non è il massimo. Ok, bene. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto lo stesso test, se ti ricordi, mettendo i microfoni qui, quindi fuori dal frame. Vediamo che cosa abbiamo visto. Quindi sempre primo Rode, secondo C02. Proviamo ad ascoltare. Ho semplicemente normalizzato. In questo momento sto usando il Rode VideoMic Pro, messo nella stessa posizione del Samsung, più o meno, magari qualche millimetro di differenza, sempre fuori dall'inquadratura della videocamera e della webcam, per capire effettivamente se suona meglio messo più vicino oppure no. Ora non ci resta che scoprirlo. C02. Questo è un test con il Samsung C02 messo in posizione molto più vicino rispetto a dove era precedentemente. È fuori immagine, quindi fuori frame rispetto alla videocamera e alla webcam, anche se magari posso aggiustarlo ancora un pochino, ma mi serve capire se questo microfono messo in un'altra posizione, quindi più vicino, riesce ad ottenere un suono migliore. Allora, ancora una volta il C02 suona molto meglio rispetto al VideoMic Pro della Rode e in effetti questo è il motivo per cui io ho scelto di non usare più il Rode VideoMic Pro per fare i video, l'audio dei miei video, e ho preso un Sennheiser MKE600. Lo leggo qui sul Rodecaster, c'ho una linguetta adesiva con i nomi dei microfoni, perché sennò non me li ricorderei tutti. Quindi ho eliminato il Rode VideoMic Pro per prendere un MKE della Sennheiser 600, un microfono che comunque costa un po' meno di 300 euro, 270, 250, insomma, e suona proprio bene. Ti devo dire la verità, il C02 io l'avevo comprato perché tutto sommato è carino, insomma, suonicchia decentemente. Però mi sta piacendo parecchio. Mi sta piacendo parecchio soprattutto in questa situazione qui, quindi utilizzato per, senza troppe pretese, insomma, per fare l'audio dei live stream, eccetera. Anche tu, non so se hai notato, adesso facciamo soltanto un paragone tra i due Samsung C02, quindi mettiamo in muto, i Rode non ci interessa più, proviamo a mettere questi, vediamo un attimo, ti faccio sentire prima quello più lontano, più
più orientato verso la mia bocca perché era quasi all'altezza della mia bocca, però era a 1,5 bracci di distanza. Questo qui invece è a 1 braccio orientato però in alto. Quindi ascolta prima il C02 sul monitor. Prova di registrazione col Samsung G02. In questo momento io sono davanti. Quest'altro? Posizione molto più vicino. Senti la differenza? Precedente. Ovviamente tutti questi microfoni più sono vicini alla tua bocca, più suonano meglio, questo lo sappiamo già. Però era interessante fare questo test proprio perché oggi stavo impazzendo a capire, visto che ho detto ma sto Rode VideoMic Pro messo lì, per carità è più discreto perché è più piccolino, sta messo lì eccetera, ma suona bene? Quindi probabilmente no, e lo sostituirò con questo C02. Quindi che cosa faccio? Anche se non mi piace tantissimo, metterò il C02 sopra di me qui, in modo tale che tutti i video, tutte le riprese che farò in questa posizione, non avrò più il PodMic, questo mi serve per altro, e avrò il C02, ok? Quindi fammi sapere tu che cosa utilizzi per fare video e se questi due microfoni, insomma, condividi quello che ti ho raccontato. Credo sia abbastanza oggettivo, però insomma magari tu mi riesci a dare una nuova idea a cui non avevo pensato e quindi svolto ancora di più, ok? Bene, io credo di averti raccontato, ma più che altro era un test per me che volevo condividere con te perché magari ti trovi nella mia stessa situazione, va bene? Allora niente che dirti, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima per un nuovo video, ma prima, come al solito, ti chiedo per favore, iscriviti a sto cacchio di canale, clicca sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video, ok? Buona registrazione!